Oh, guarda, una strana. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone. Io sono Ale e ultimamente qui sul canale mi sto divertendo un sacco a fare le top e le compilation degli strumenti che provo, perché mi piace sempre mi piace respirare intanto. L'ho fatto con le top chitarre che ho provato nel 2022, video che vi è piaciuto un sacco, e l'ho fatto anche un altro paio di volte con una serie di tips tamarri per farvi vedere un po' di cose divertenti da fare sulla chitarra. Ovviamente tutte queste cose sono in una playlist e la trovate nella pagina delle playlist. Questo è un altro video di quel tipo, ma questa volta parleremo di chitarre strane e ognuna per i suoi motivi. Poi non è che sono chitarre strane in senso assoluto, alcune sono strane per motivi estetici, alcune sono strane per motivi funzionali, alcune entrambi, alcune hanno semplicemente, lo scoprite durante il video che cosa hanno ste chitarre. E comunque, se i video così a raccolta vi piacciono, fatemelo capire, lasciate un bel like al video, qui sotto lasciate un bel commento così mi dite magari altre chitarre particolari che vorreste vedere, iscrivetevi al canale e poi mi fate sapere anche la vostra già che ci siete. Alto un secondo, momento spoiler. Di tutte le chitarre che vedrete in questo video, una non l'avete mai vista. Le altre sono già passate sul canale per diversi motivi, anche più volte, ma una strana forte. Giuro, è una chitarra di cui si dovrebbe parlare molto di più. Comunque, iniziamo, se no qui iniziamo a parlare delle Les Paul. Allora, chitarra strana numero 1. Cominciamo da una chitarra che era già presente nella top di fine anno, ed è la Ibanez Q54. Ormai avete imparato a conoscerla in svariati video qui sul canale. La stranezza di questo strumento è puramente estetica, perché si parla di una chitarra senza paletta, senza uno degli elementi caratteristici della chitarra. C'è qualche marchingegno particolare per consentirci comunque di accordare la chitarra non dalle chiavette sopra, ma dalle chiavette sotto. Ovviamente poi dobbiamo tirare in ballo anche la forma del corpo dello strumento, che è simile a quello delle chitarre normali, però è comunque strano, perché mancano dei pezzi, è molto più sottile, è molto più leggero, si dice ergonomico. Averla addosso te la fa percepire come molto più piccola, roba che la puoi suonare per ore in piedi e potresti anche dimenticarti di averla addosso. Ok, sono stanco perché ho preso la seconda chitarra strana. Ora con questa chitarra andiamo all'opposto di quella che era la chitarra che abbiamo visto un attimo fa. Prima era la chitarra senza paletta, adesso è la paletta senza chitarra. Una chitarra che è solo paletta, oddio, più o meno. Comunque è il contrario anche per motivi estetici, ergonomici, di peso, cioè è l'opposto veramente. È una delle chitarre più recenti qui sul canale, molto costosa rispetto a tutte le altre, 2000 euro circa, ma che non è la più costosa del video. Spoiler. Ci sta nell'inquadratura. Così si vede solo quello. Allora, a parte che non riesco neanche a tenerla bene perché è sproporzionata. Comunque, secondo me esteticamente è stranissima. Sembra un po' un remo per remare, tipo così. Con la canoa, no? Comunque, allora, a livello qualitativo è una chitarra veramente fatta bene. Vi lascio qui sopra il video in cui ne parlo perché va anche sentita, perché suona veramente bene. E ovviamente qui sotto in descrizione vi lascio il link di tutti gli strumenti che vedrete in questo video. Così potete andare sul sito di Musical Store 2005, guardare le schede tecniche, confrontarle, capire un po' anche a livello tecnico quali sono le differenze tra le chitarre e perché sono strane. Io questa oggi l'ho aggiunta perché a guardarla mi sembra un po' un pugno in un occhio. No, poi vabbè, a parte quello, a livello elettronico la chitarra è abbastanza standard e veramente la sua particolarità è l'estetica, anche perché è la chitarra fatta per i Ghost, una band metal che, cioè, cercate una foto dei Ghost e capite perché sono strani. Come chitarra comunque, verdetto finale, è fatta benissimo, è gigante, tipo una portaerei, suona molto bene, però per me è scomodissima. Il motivo lo trovate nel video che vi ho detto prima. Terza chitarra che voglio farvi vedere in questo video è la Michael Kelly Hybrid 55. Lo dico sempre nello stesso modo, potrei prendere l'audio di un altro video e metterlo qui, andrebbe benissimo. Voglio parlare ancora di questa chitarra perché vedo che quando ne parlo con le persone, le Michael Kelly in generale sono chitarre poco conosciute, secondo me meritano più spazio. Quindi, quale occasione migliore di parlarvi di una chitarra con alcune caratteristiche particolari? Allora, la sua particolarità è quella di essere una chitarra ibrida, cioè sia chitarra elettrica ma anche chitarra acustica. Ovviamente non è l'unica chitarra al mondo ad avere questa caratteristica, ce ne sono tante, però secondo me è una di quelle con il compromesso
fatto, sì, un compromesso, qualità-prezzo migliore, perché comunque una Musicman con lo stesso sistema costa un sacco di più. Questa resta quella più accessibile. Quello che la rende così particolare è un pickup chiamato piezo, che è quello che di solito troviamo sulle chitarre acustiche, che viene posto sotto al ponticello della chitarra, rileva le vibrazioni del legno della cassa armonica e le trasforma in suono, quindi esattamente come succede su una chitarra acustica. Lo stesso principio viene applicato qui sul body della chitarra elettrica. Il tutto poi lo abbiamo controllabile da un selettore a 3 vie messo qui sopra in stile Les Paul, e con un potenziometro posto qui sotto dietro al ponte. Con il selettore scegliamo la modalità di utilizzo della chitarra, quindi scegliamo se utilizzare la chitarra elettrica come chitarra elettrica, come chitarra acustica, quindi far funzionare soltanto il piezo, oppure nella posizione di mezzo far funzionare sia la parte elettrica ma anche la parte con il piezo, quindi il suono della chitarra acustica. Così possiamo miscelarli insieme e per ottenere il risultato ottimizzato al meglio abbiamo il potenziometro con cui regolare il volume del pickup piezo. Per la quarta chitarra prendiamo un'altra volta uno strumento che è l'opposto di una di quelle che vi ho già fatto vedere. Prima abbiamo parlato della Michael Kelly, che è una chitarra elettrica ma che fa la chitarra acustica. Adesso parliamo di una chitarra acustica che fa la chitarra elettrica, che poi non è che la chitarra elettrica 100%, però più o meno. Questa sul canale l'avete già vista, un po' mi spiace perché non vi è piaciuta tanto quanto avrei voluto, perché secondo me è una chitarra veramente game changer. Infatti comunque spero di riuscire a parlarvene in maniera un pochino più approfondita, magari per farvi capire il mio punto di vista e perché a me piace così tanto. L'ideale sarebbe riuscire a usarla live con la band. Ora, a parte la forma e l'estetica in generale, perché sì, questa è anche una chitarra esteticamente strana, la particolarità più grande però è nel suo sistema, proprio all'interno. Infatti è una chitarra acustica che non ha una cassa armonica tradizionale, ma ha una cassa, proprio come dire cassa, proprio la cassa. Infatti se non l'accendo suona un pochino più forte di una chitarra elettrica, niente di particolare, però se la accendo, se riesco. Il suono esce come se stesse uscendo già da una cassa amplificata. Non dovete avere più la chitarra, gli effetti, la cassa, la corrente per suonare, ma vi basta semplicemente lei, il microfono integrato che troviamo nella custodia, che è bellissima, e basta. Ho incluso anche gli effetti perché c'è l'app per controllarle, ci sono tutti gli effetti, delay, modulazioni, anche l'overdrive, di cui non riuscivo a trovarne un'utilità, ma poi più o meno ci sono venuto... cioè, nel senso, ho capito. Ma comunque, parlandone in termini più di chitarra normale, il manico è comodissimo, super scorrevole, fatto bene, i tasti sono posati bene, non danno fastidio. È bello rotondo, quindi la mia mano si trova anche a suo agio su questo manico, a differenza di altre chitarre acustiche che ho trovato un pochino troppo e soprattutto legnose, dure sulle corde. Questa non è niente di tutto questo. Ora è il momento della chitarra che vi ho detto all'inizio del video, quella che non avete mai visto qui sul canale. Ovviamente non potevo non farmela mandare dai ragazzi di Musical Store 2005 per aggiungerla a questa carrellata di strumenti con caratteristiche particolari o comunque curiose. Questa è veramente unica e sto parlando della chitarra di Boss, perché sì, Boss non fa solo i pedalini, gli amplificatori e le pedaliere, ma ha fatto anche una chitarra, che non è una chitarra. Allora, anche lei ha l'applicazione per controllarle e cambiargli i suoni, ma la cosa che esce dalla chitarra non è il suono della chitarra. O meglio, adesso ve lo dico proprio rapidamente e poi magari ci facciamo un altro video a parte completo. La chitarra ovviamente può fare anche la chitarra normale. Attacchi il cavo, pedali, amplificatore, suono distorto come sempre il solito da 50 anni, si può fare. E questa cosa la fa anche bene, perché comunque la chitarra è ovviamente fatta benissimo. Ma la cosa particolare è che è un sintetizzatore. Se avete presente l'intro di Jump
Jump di Van Halen, avete capito a che cosa mi riferisco, e molto di più. E l'intro, cioè non la parte di chitarra di Jump, è quella... È quella. Comunque sì, alla fine la particolarità di questa chitarra, per farvela capire, dovrei farvela sentire. Di sicuro non potete vederla, a meno che non giro la chitarra. Perché sembra tipo il giocattolo del Toy Center del 2001, con 4 pile AA. Comunque, anche su questa chitarra possiamo controllare tutte le cose indipendentemente una dall'altra. Cioè, possiamo usarla come chitarra normale, oppure possiamo usarla solo come sintetizzatore, oppure entrambe le cose miscelate. E qui la cosa si fa interessante. Ma ancora più interessante se collego la chitarra solo sintetizzatore ai pedali e agli effetti per chitarra. Non avete idea di che bellezza è un sintetizzatore con magari un oscillatore o qualcosa di particolare dentro un distorsore. Vabbè, per scoprirlo dovrete vedere il video di questa. Quando uscirà lo troverete sicuramente da qualche parte qui in giro. Ora, mi piacerebbe un sacco parlarvi di una chitarra tipo questa di Boss mischiata alla chitarra acustica elettrica di prima, però non esiste. Se mai doveste costruirla ditemelo, ma probabilmente non succederà mai perché ai chitarristi queste cose... Però voglio sicuramente sapere qui sotto nei commenti altre chitarre strane che dovrei guardare e portare qui sul canale, anche solo per parlarne. Anche perché spesso sono chitarre che sulla carta neanche si guarderebbero, e poi invece si scopre che dentro c'è un mondo. A me queste cose piacciono un sacco, spero anche a voi, anche se mi sono già detto che secondo me a voi di queste chitarre non è che interessi troppo. Ma comunque, se vi interessano e vi piacciono, fatemelo capire. Lasciate un bel like al video, iscrivetevi al canale, commentate. Poi se vi interessano così tanto, qui sotto in descrizione ci sono tutti i link per vedere le schede tecniche sul Musical Store 2005 e magari trovare anche qualcosa che vi mette qualche dubbio. Così almeno me lo scrivete nei commenti oppure su Instagram e tanto io vi rispondo sempre a tutti perché non ho niente da fare.